Per lavorare questa parte qua superiore della nostra pantofola, prendo il filo e vado a realizzare 5 catenelle. Faccio il cappietto iniziale e poi 1, 2, 3, 4 e 5. Nella seconda catenella, qui, vado a realizzare una maglia bassa, poi quella successiva, 2, 3 e all'interno dell'ultima vado a realizzarne 2, 1, 2, poi vado a inserire un marcatore in questo punto qua, marcatore molto artigianale come vedete, e faccio un altro punto basso naturalmente. Ora giriamo il lavoro e partendo sempre dalla seconda maglia andiamo a realizzare 3 maglie basse. Una, 2 e 3. Giriamo di nuovo il lavoro e adesso per realizzare questo punto con questo tipo di costina, invece di prendere il lavoro che normalmente prendiamo praticamente i due fili, questa volta prenderemo soltanto la costina, diciamo la parte esterna. Rifaccio vedere, spero che si riesca a vedere. Normalmente ci inseriamo con il ferro in questo modo. Questa volta prenderemo solo la parte esterna. Questo realizzerà questo punto con questa costina. Partiamo dal primo punto direttamente, quello in cui è attaccato praticamente l'uncinetto. Prendiamo il filo, chiudiamo un punto e chiudiamo un altro. Questo solo per la prima parte, per alzarci. E poi andiamo a realizzare le maglie basse. Ora che siamo arrivati al punto del marcatore, tolgo il marcatore. Nel punto del marcatore vado a realizzare 2 maglie, quindi la prima l'ho realizzata, vado a realizzare la seconda maglia, rimetto il marcatore in questo punto, come avevamo fatto prima, e vado a fare la terza maglia. Proseguo. 1, 2, 3 e 4 e giro di nuovo il lavoro. Preferisco andare così in step in maniera da spiegare molto bene questo primo passaggio, dopo verrà in automatico. Da questa parte, che è la puntina principale, quindi ho bisogno di alzarmi, prendo 1 e 1, 2, 3, 4, 5 e dove c'è il marcatore togliamo il marcatore, faccio il sesto punto, un altro punto,
rimetto il mio marcatore e faccio un altro punto. Ora proseguo. 1, 2, 3, 4 e 5 e volto il giro. Torniamo indietro. Togliamo il marcatore. Realizziamo all'interno 2 punti, quindi 1, 2, mettiamo il marcatore e facciamo il terzo punto e poi proseguiamo. D'ora in avanti il giro sarà sempre realizzato in questo modo e andremo a creare tutta la punta praticamente fino all'altezza desiderata. Dopo vediamo qual è l'altezza desiderata, prima poi invece di fare la parte dove ci saranno le diminuzioni. Quindi io proseguo, non dimenticate sempre di prendere soltanto la costina. Un'altra cosa importante è non perdete questo punto alla fine, che spesso è difficile da trovare, ma c'è, e se lo perdete naturalmente poi il lavoro non viene fatto bene. Ogni volta che riparto vado ad alzarmi con il punto un pochino più alto, quindi facendo 1 e 1 e poi proseguo. Quando arrivo al marcatore, dove ho il marcatore, faccio i 2 punti, 1 e 2, non dimentico di inserire il marcatore, faccio l'altro punto e proseguo. Andiamo avanti così per un po', poi ci rivediamo dopo. Sono avanzato, ho già fatto diversi giri, vedete quello che è il risultato. Dovrò arrivare fino a un punto in cui praticamente queste 2 puntine laterali spuntano almeno dalla nostra pantofolo, dalla suola di almeno 1 centimetro, quindi devo comunque proseguire nella lavorazione.
allora sono arrivata praticamente fino al punto di partenza come l'altra ciabatta. Come ho detto, la prima pantofola che andrete a fare dovete calcolare praticamente i due angolettini circa un'eccedenza di 1 centimetro, un pochino meno, rispetto a quella che è la suola, ok? Nel caso invece della seconda ciabatta dovete fare il conto di quelle che sono praticamente le righe di lavoro, quindi escludendo la centrale io calcolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 costine e lo stesso devo avere di qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 costine, ok? Quindi adesso siamo pronti per partire con le diminuzioni. Prima di fare questo dobbiamo fare un giro per arrivare fino al punto centrale, quindi un giro esattamente tutto a maglia bassa. Partendo proprio dal primo punto. Quindi ci troviamo il marcatore sulla sinistra del lavoro e lavoriamo praticamente questa metà, perché le diminuzioni verranno fatte prima da un lato e poi solo successivamente dall'altro. Andrò a lavorare una maglia anche nel punto centrale dove ho il marcatore. Ed ora giro il lavoro e sono pronta per le diminuzioni. Per le diminuzioni faremo una diminuzione sul lato destro del lavoro e una sul lato sinistro. Sul lato destro la facciamo semplicemente non prendendo la prima maglia, ma passando direttamente alla seconda. Per la diminuzione invece in fondo al giro devo considerare di tenere a disposizione due punti. Il primo, e non dimenticate sempre questo che abbiamo in fondo, quindi tiro fuori il suo cappiettino, che è qua, ok? Quindi punto il ferro nel primo punto, prendo il filo, punto il ferro nel secondo punto, prendo il filo e chiudo 3. Così ho la diminuzione nella parte finale. Ora nel giro di ritorno invece non faremo nessuna diminuzione, quindi per intenderci quando andiamo verso il marcatore nessuna diminuzione, lavoreremo le maglie come si presentano, esattamente come basse praticamente. Ora giriamo e quando ci troviamo il marcatore sulla destra, di nuovo ripetiamo le diminuzioni, una all'inizio del giro e una alla fine. Quindi per l'inizio del giro saltiamo il primo punto e passiamo direttamente al secondo. Mentre alla fine del giro prendiamo i due punti insieme. Ed ecco l'altra diminuzione. Nel giro di ritorno, quella che abbiamo il marcatore sulla sinistra, faremo invece un giro semplice senza diminuzioni. Marcatore a destra, giro con diminuzione, quindi parto dalla seconda maglia e in fondo andrò a realizzare i due punti insieme. Un altro giro senza diminuzioni. Allora siamo arrivati al punto in cui io praticamente ho realizzato
3 giri con diminuzione e 3 giri senza diminuzione. Lo vedete qui, ho 1, 2, 3 costine, il che significa che sono 6 giri. Ora giriamo, voltiamo di nuovo il lavoro e siamo nel giro delle diminuzioni. Infatti ci troviamo il marcatore sulla destra. Questa volta andremo a fare le diminuzioni soltanto da un lato. Ora dovremo fare le diminuzioni in tutti i giri di lavorazione, ma solo nella parte opposta del marcatore, quindi da questa parte. Quindi io adesso parto con il giro normale e vado a realizzare qua una diminuzione, quindi mi inserisco, prendo il filo, vado a cercare questo altro punto qua, e chiudo. Giro e sempre anche da questa parte faccio una diminuzione, in questo caso non prendendo la prima maglia ma la seconda, e vado fino al termine del giro. Riparto e trovandomi il marcatore sulla destra non faccio nessuna diminuzione, ma farò la diminuzione alla fine del giro. Procederò in questo modo facendo praticamente le diminuzioni ad ogni giro sulla parte opposta di dove ho il marcatore finché non avrò più punti praticamente e andrò a creare questa puntina finale. Ok, ora che abbiamo terminato questo lato del lavoro dobbiamo fare quest'altro. Per questo vado ad inserire il filo nel punto dove avevo il marcatore, faccio un nodino, poi lavoro un giro come avevamo fatto da questa parte semplice e quando tornerò a girare partirò con le diminuzioni. Lavoriamo esattamente come avevamo fatto per questa parte, quindi non sto a rifarvi vedere tutto il procedimento. Ho finito il lavoro completamente. Adesso da questa parte ho lasciato il filo attaccato perché andrò ad eseguire una fila di punti bassi su questo che è praticamente il bordo della ciabatta, perché in questo punto tenderebbe, innanzitutto non è bellissimo, poi tenderebbe a slabbrarsi, quindi io faccio un punto di chiusura qua, cercando di andare un po' internamente nel lavoro. Praticamente vado a prendere un punto sulla costina e un punto fuori dalla costina. Ecco fatto. Ora che ho terminato, siamo pronti per andare ad ancorare la nostra suola alla parte sopra.
Ho rifinito, chiuso tutti i vari fili. Ora, per posizionare bene questa patta sopra alla suola, prendo la misura a fianco a questa e mi posiziono prima mettendo degli spilli, quindi verifico bene che siamo alla stessa altezza e calcolo di partire da questa posizione. Dopodiché posiziono l'altro lato in modo che siano esattamente uguali le due pantofole. Posiziono la punta esattamente al centro, a questo punto non mi serve più l'altra pantofola. Quindi vado esattamente a mettere la punta con la punta e poi procedo a mettere gli spilli nella parte dei lati. Andiamo sempre per gradi, nel senso che è sempre meglio partire dalle parti centrali per poi andare a mettere quelle laterali. Quindi io ho 2 spilli qua, ne metto uno qua adesso e poi 2 di lato, così possiamo distribuire bene la nostra maglia, praticamente i nostri punti. E lo stesso faccio da questa parte. Ok, ho riposizionato la patta sopra perché mi ero accorta di averla messa alla rovescio, perché in realtà, anche se non sembra, questa parte sopra ha un dritto e un rovescio, quindi per dovere di cronaca vi comunico questo. Ora praticamente nel punto di partenza vado ad inserirmi e tirar fuori il filo. Vado a fare un nodino. Ok. E poi posso partire con a unire le due parti, come avevamo visto quando avevamo fatto la suola del resto, con il punto, chiedo scusa non mi veniva la parola, con il punto basso classico solito. Quindi io rientro qua, prendo il filo, faccio il suo bel cappietto e procedo all'interno di ogni punto. Questa volta farò più attenzione ai punti che ci sono nella suola rispetto a quelli che non ci sono praticamente nella parte superiore. Sono assolutamente più importanti in questo caso. Ok. Proseguo in questo modo fino praticamente ad aver ancorato tutta la mia parte superiore alla suola. Ok, direi che ci siamo con un altro punto e poi ho terminato di ancorare
la mia parte della pantofola. Allora, come da questa parte, come vedete, avevo fatto un altro giro. Questo giro è a punto basso, ma lo avevo fatto praticamente solo sul bordo del giro qui, praticamente come se stessi facendo una costina, più facile da far vedere che da spiegare. Quindi vado avanti, io prendo comunque un punto da qua, un attimo, così fermo la pantofola in questo punto qua, poi praticamente vado a prendere il punto interno, così mi verrà questo simpatico bordo in colore contrastante. Farò questo bordino fino alla fine praticamente del giro della pantofola. Quest'ultimo punto probabilmente non riuscirò a prenderlo, quindi proverò ad andare direttamente alla ciabatta, partendo praticamente dall'interno. Ok, così posso fare un altro pezzettino qui del bordo e poi direi che faccio un ultimo punto per ancorarmi bene in questo punto qua della suola. E poi posso anche poi chiudere, perché è praticamente come da questa parte. Ora vado a fermare bene questo filo, e uno anche qua da fermare. Ok. E poi lo faccio praticamente scivolare così tutto sotto alla lavorazione della suola. Ok, posso anche tagliare ormai qua. Ed ecco che le nostre ciabattone sono terminate. Spero che questo video vi sia piaciuto, e se avete delle domande, naturalmente, mi raccomando, scrivetemi nei commenti nel box sotto, sarò ben lieta di darvi ulteriori spiegazioni e chiarimenti. E niente, ci vediamo alla prossima, grazie per la visione, lasciatemi se volete un mi piace, che è sempre gradito. Ciao a tutte!